stanno vendemmiando a mano l'uva, si vede proprio che tagliano grappolo per grappolo, facendo una selezione dei grappoli più belli, che non abbiano punti di rottura o rovinati. Un po' più belli, punti di rovinati. Questa volta un po' complicata di solito. Bello, sì, veloce. Anche questi sono bellissimi. Adesso vengo. Vuoi provare a vendemmiare? Certo! Allora, così cosa prendo? Solo Sì, devi tagliare qui vicino e tenere la mano sotto. Tenere la mano sotto perché non cade. sì. Benissimo. Di questi qua, questi segni, vedi questi tagli, sono la grandine che ha colpito lì e hanno fatto la ferita sul ramo. È vero. Tutte queste. Sì, Così forte. sì, Grandine. ferite che ha fatto. Insomma. Prima volta in 40 anni più o Sì, meno. così forte sì. È colpito qui, quindi questo si è. Non so sì. come mai è riuscito a salvare questi 4 anni. Sì. Ma che bello grappolo! Questo è bellissimo! Allora. Sì, bellissimo! Le uve belle! Sì, sì, infatti il grappolo fortunato c'è. Difficile scegliere, abbastanza. Perché non tutti sono belli. La prima volta così Sì, è la prima volta. mi dispiace, però si vedono molto belle. Sì, questi sono molto belli. Posso rubare una? Sì, questo sarà il gusto del succo d'uva bianco, perché con questo facciamo il succo d'uva bianco. Quattro fortunato. Eh sì, 2! Sarà una cassetta fortunata. Sì. È bellissimo. Questo è Trebbiano Trebbiano modenese. l'uva più adatta per fare l'aceto balsamico, proprio tipica per l'aceto balsamico, caratterizzata dal fatto di essere bianca, degli acini piccoli molto dolci, si possono anche mangiare, basta dire sì, è un po' di Buonissimo. Ciao! Buon lavoro! Col trattore passano e raccolgono le cassette di uva che più o meno tengono 20 kg l'una. Adesso sta caricando. E dopo li rovesciano dentro dei contenitori più grandi.
l'aceto di vino vostro è molto naturale. Sì, naturale, Perché? proprio naturalmente da solo fermenta e fa vino, quindi Mhm. proprio un vino molto semplice, però è adatto per il nostro prodotto perché è proprio naturale, non contiene Sì. solfiti. Di solito aceto di vino ha solfito perché da vino che ha Sì. solfiti da sé, ma in vostro caso fate vino per fare aceto di Sì, vino. esatto. Perciò solfiti non c'è Non c'è niente. niente. Questo è già particolare tantissimo. Esatto, sì. Tutto naturale. Tutto naturale. E poi dopo filtrate. Sì, dopo filtriamo prima dell'imbottigliamento perché il prodotto è abbastanza limpido, Sì. invece in realtà a volte viene fuori torbido da lì. Sì, ma aceto di vino vivo, Sì, è vivo. senza pastorizzazione. Sì. Per cui si capita di questo un po' di, già vedo un po' Sì. di Però- mettere di aceto, però Esatto, sono batteri che continuano a no, lavorare. dentro, Dentro, perciò rendere ancora più buono e Sì. poi più salutare, Sì, no? Questo certo, è certo, sì, sì. vostra caratteristica, perché è Assolutamente. vivo ancora. È vivo, sì. Questo è molto bello. Allora, parliamo su balsamico, vostro balsamico, Sì. che è stagionato 2 anni, in botte grandi, no? Sì, Quello. sì. Allora, ingredienti sono... Il mosto cotto, che è il primo ingrediente che deriva dalla cottura piano piano Sì. di 48 ore almeno, Sì. e l'aceto di vino che si crea dalla fermentazione Sì. con l'aria, diciamo. Certo. Sempre vostra uva. Sì, sì. Io dinamico 100%. Certo, sì. Quando ho sentito la prima volta voi fate questo cotto, Sì. in quanto ore sono stata davvero impressionata perché queste 48 ore per rispettare il sapore. Sì, Il nel senso uva. è proprio una cottura a temperatura più bassa, anche 80 gradi circa, che ha un sapore molto più buono. E poi Sì. una cottura a fuoco, Sì. cioè con la fiamma, Sì. e a pressione atmosferica, quindi Sì. aperta sopra. Invece a livello industriale si usa a fare sottovuoto Mhm. in modo molto rapido, anche in poche ore. Insomma. Queste sono più dolci Sì, rispetto a balsamico. Esatto, qua facciamo anche un taglio, diciamo, con un pochino più di mosto, Mhm. in modo che rimane ancora più dolce. Mm. E io questo lo uso molto con il pesce, No, ma va bene anche col riso, con la Sì. Invece questo rimane un po' più acido, deve essere almeno 6% di acidità, questo di solito rimane al 5%. sì. E il 6% va bene per le insalate, Mhm. più forte. Sì. Io metto sempre con salsa di soia e poi olio di sesamo, stessa quantità con balsamico che viene buonissimo anche. Questo è un aceto balsamico, diciamo, sinistro balsamico, che viene invecchiato, piano piano, è molto denso, rimane dolce. Viene invecchiato piano piano, cioè, la procedura è la stessa di tutti gli aceti balsamici, cioè risparmiamo aceto di vino e il mosto cotto, e con in maggioranza c'è il mosto cotto, senza solfiti, senza coloranti, senza nulla, però poi rimane invecchiato molto più tempo. Cioè è il stesso prodotto con quello di 2 anni, Sì. però dopo dopo 2 anni si trasferiti a Sì, ma anche- piccole sì. botte. Esatto, e botte più piccole, perché più la botte è piccola più prende ossigeno, più migliora rapidamente. Quindi queste botte sono ottime per dimensione, rimane invecchiare anche 10 anni. Questo davvero, ci sono tanti fan, c'è alcuni ristoranti mette sopra gelato. Ah sì, faccio gelato, molto buono. Buonissimo, io mangio spesso con fragole, anche mi piace tantissimo con prosciutto crudo, Ok. con questo. L'anno scorso ho vinto anche un premio per il miglior aceto balsamico di Modena, in una bottiglia più grande,
selezionato da 11 chef italiani stellati, quindi anche una cosa, vuol dire che è anche riconosciuto. Complimenti. Grazie. Che bello. Questo Sì. ci fa davvero piacere, perché le persone che capiscono quelle attenti alla qualità sceglie questo balsamico vostro che ha fatto tanto cura con questo varietà modenese tutte, no? Per questo siamo molto felici e fiera. Grazie mille. Grazie. Questi sono 7 pianeti visti come si vedevano dalla Terra nel periodo di Rudolf Steiner. Questa è un'idea che viene 100 anni fa. E quindi dal punto di vista dell'influenza sulla Terra, quindi non ci sono tutti i pianeti del sistema solare, ma sono solo quelli che influenzano per vicinanza. Noi abbiamo preso questi abbinamenti che non sono casuali, ma derivano dalle letture dei libri di Rudolf Steiner. Cioè, lui spiegava come la Luna influenzasse la crescita del ciliegio, oppure come Venere influenzasse la crescita della cancia. Sì. Quindi è uno studio fatto semplicemente cioè osservando i dischi delle piante che quando che davano la storia della velocità di crescita in base a più grandi o più piccoli, come crescevano velocemente o più lentamente in base alla posizione del pianeta. Noi, siccome abbiamo delle batterie di aceto di legni diversi, abbiamo pensato di fare un esperimento, quindi abbiamo scelto le batterie di 7 legni e le abbiamo realizzate con gli stessi legni di cui parlavano Steiner. Messaggio dell'aceto balsamico. Questa qua è una preparazione a dinamizzazione dei preparati biodinamici che si effettua con acqua tiepida, diciamo temperatura corporea, e si mescola per un'ora l'acqua con un preparato biodinamico che può essere Un'ora? Sì, esatto, che può essere il 500 o il 501. La miscelazione è particolare perché deve essere fatta 30 secondi da un lato e poi si ferma, si crea il caos nell'acqua e si cambia direzione. Si fa 30 secondi dall'altro lato. E poi si ferma? Si ferma e poi di nuovo Bisogna continuare? Continuare. Sosta un'ora? Esatto, sì. Questo praticamente crea una situazione dove c'è una parte di ordine, cioè quando appunto per 30 secondi giri da un lato. Poi un momento di caos dove invece si mescola tutta l'acqua e poi di nuovo un ordine dall'altro lato ed è proprio alla base anche delle preparazioni omeopatiche, cioè in questo modo noi potenziamo l'effetto della sostanza organica, della sostanza preparata come metodo biodinamico e quindi potenziamo l'effetto, quindi usandone poca riusciamo a dare un effetto uguale quando fosse tanta. Ah, capito. È un preparato a base di letame e quindi è ottimo per le radici. Serve soprattutto per far sì che la pianta sia stimolata a aumentare la ramificazione delle radici. Quindi più le radici sono ampie, più la pianta è forte. E questo è loro... Questi sono preparati biodinamici che facciamo noi direttamente. Questo è il flatten che si può fare anche allo stesso modo, cioè praticamente è ottenuto semplicemente da un mix di letame, uova, cioè guscio dell'uovo e diverse erbe tra cui achillea, ortica, valeriana, esatto. Rimane qui 6 mesi e dopo si trita bene e si può dare sempre allo stesso modo, cioè
lo diluiamo con sempre acqua, sì, con acqua tiepida Esatto. e girare un'ora. sì, e si dà sulle radici sempre, capito. perché questo è proprio concime potente, diciamo, Sì. potenziato. Cioè il principio in questo caso della biodinamica è quello di utilizzare le sostanze che un'azienda può autoprodurre con, quindi Sì. con letame, Sì. uova, cioè cose Sì. che, erbe, tutte cose che Sì, possono sì, essere sì, trovate in azienda e anche magari a volte in quantità piccole, no? Sì, Però potenziarle in modo che poca quantità possa essere utile per tanta Sì. terra. questo concetto di non acquistare da altri oppure da altro luogo si può fare tutto qui con Sì. materiale disponibile qui. Esatto, Questa sì. è una intelligenza. Sì. E qui sperimenta quanto tempo? 6 mesi più 6 o meno, mesi. sì. E poi da. Sì, poi si usa nel vigneto per cercare di rinforzare la pianta. Ah, sì. Mm. Grazie. Questo è accumulati? Sì, allora, questo qua è il cumulo biodinamico, Sì. si ottiene praticamente con il letame delle mucche soprattutto. Ma qui vicino? Esatto, Sì. sì, letame biologico ovviamente, che deve essere maturato per un anno intero. Sì. E la grande differenza fra il cumulo biodinamico e quello normale che fanno i contadini è innanzitutto la maturazione Sì. e soprattutto l'idea che noi cerchiamo di fare una fermentazione con batteri Sì. anaerobico, cioè senza ossigeno, Sì. cioè in modo che all'interno si sviluppi calore e anche arriva anche a 60 gradi Mhm. perché Ah quella sì, quella fermentazione con calore. Sì, Ho esatto. capito, sì, E si riempie di paglia sì, sopra e all'interno si mettono, facendo dei buchi, sì, diversi 7 preparati biodinamici, cioè che in realtà sono sempre erbe, sì, cioè la chillea, la valeriana, l'ortica e sono altre 4-5 erbe che adesso sì. dopo faccio Li vedere. mette qui. Sì. Ma la differenza tra quello di biodinamici e biologico si usa così, Sì. ma senza erbe. Senza erbe e soprattutto lo si utilizza quasi subito, dopo un mese dalla... Ah, invece di Sì. quasi un anno intero. Esatto, 6 sì. mesi? Un anno circa, sì, un anno. se possibile Così, un anno. ma quello che ho capito su biodinamico, tra differenza da biologico, è voi fate tanta preparazione con lungo Sì, tempo. sì, dare alla pianta un cibo più Più nutriente, Sì, con concime, grandi valori di minerali, o non so, Sì, cioè, esatto, fermentazione. sì. Cioè il nostro grande obiettivo Eh. è costruire costruire una forte presenza batterica di humus anche, sia intorno alle radici, cioè nel senso che proprio i batteri crescono intorno alla radice, Mhm. ma proprio anche nel terreno, cioè è la fertilità del terreno. Sì, questo fertilità di terreno è giusto per biodinamico, Sì. per me, Sì. imparando da voi. Infatti. Sì, così Infatti. diventa molto Sì. ricco. Perché devi sapere che la biodinamica è nata Sì. perché alcuni agricoltori hanno chiesto a Rudolf Steiner come mai la frutta e la verdura era ogni anno meno buona. Sì. Ah, E allora lui ha detto perché il terreno è sempre troppo sfruttato. sì. Perciò Dovete bisogna dare Mm, nutrizione alla terra. Sì. Questo è un nutriente per Sì. la terra. esatto. Qui abbiamo i maccheroncini e qua abbiamo la ratatouille. Grazie.
assaggio di mosto d'uva e per noi un po' emozione c'è di vostro lavoro, apprezziamo tanto, amo tanto, perciò Ti faccio assaggiare il mosto d'uva dell'uva di Ancellotta che l'abbiamo fatto una settimana fa, proprio nuovo di quest'anno. Versiamo un pochino, vediamo com'è venuto. sì. Un piccolo assaggio, non tanto. Già buono. Grazie a voi, vostro lavoro. Anche quest'anno. Questo è un anno di mille. lavoro nelle campagne. Sì. Buonissimo, come sempre. Per me è sempre buonissimo. Grazie. Vuole Posso? altro po'? Sì. Non ci vedete un po' di acqua? No, Tenete amo, presente. sì. No, amo tantissimo questo. Prodotto che amo, che non posso mancare, mosto d'uva. Sì, la produzione viene dall'uva rossa e in particolare l'uva Ancellotta, che è un tipo di uva Sempre di qui. sì, è tipica, si trova solo a Modena e a Reggio in tutto il Sì. mondo. È un'uva molto scura, molto ricca di antiossidanti, antociani, insomma. E è la sua caratteristica principale. È un'uva che non va bene per fare il vino, però è molto buona per fare il succo d'uva, il mosto d'uva. Quindi noi cosa facciamo? Una vecchia ricetta Sì, che si chiama carpada nel Sì. dialetto modenese, cioè praticamente l'acido senza il raspo sì, viene cotto leggermente a 60 gradi fino a che non crepa, per quello che si chiama sì, crepata, cioè Sì. carpada in dialetto. sì, E in quel momento lì rilascia tutto il colore eccetera che è nella buccia, Sì. la rilascia nel succo, sì. poi facciamo la pigiatura e il succo viene bello scuro. Quasi 60 gradi, 50-60 gradi per 2 ore, Più o meno, sì. più o meno sì, 2-3 ore. Sì, Così deve con... stare- E poi dopo filtra. Cioè No, lasciamo però- riposare, filtriamo solo i fondi Sì, e pastorizziamo in modo che non fermenti. sì, sì, sì. E poi questa mosto, siccome cuocendo con buccia, si sono ricca di belasterol, che Il resveratrolo, sì, Sì. perché gli antiossidanti, il resveratrolo e l'antiossidante si trovano nella buccia dell'uva e quindi il fatto di scaldare leggermente per aiutare l'estrazione aiuta tanto a farlo entrare in succo. Grazie per questo bellissimo prodotto, davvero, che anche molto bello, è origine e tradizione contadina, Sì, che è bevuto sempre qui, no? Sì, Da sì, contadini. sì, Questo sì. ottimo come saggezza sì, di una Sì, volta. una volta, sì.